Hai mai avuto giornate in cui ti sei seduto davanti al computer con una lista infinita di cose da fare, eppure dopo ore ti sei accorto di aver concluso poco o nulla? Non è che non hai lavorato, anzi, forse sei rimasto lì incollato alla scrivania, ma tra distrazioni, interruzioni, quella sensazione di rincorrere sempre il tempo, la tua produttività è stata molto più bassa di quanto tu avresti voluto. E se ti dicessi che esiste un metodo semplice, che richiede solo 10 minuti e che può renderti molto più produttivo? In questo video ti spiegherò come essere fino a 3 volte più produttivo con una tecnica che cambierà radicalmente il tuo modo di lavorare. Ti porterò dentro un processo che ti permetterà di concentrarti sulle attività davvero importanti, eliminare poi il superfluo e ottenere risultati concreti, senza però sacrificare energie inutili. Quando inizierai ad utilizzarla, non ti preoccupare, se all'inizio sarai piuttosto scettico, capita a tutti, ma quando inizierai a padroneggiarla, ti accorgerai che la produttività non è semplicemente una questione di forza di volontà, dove sei tenuto a stringere i denti e a spingere più forte che puoi. Tutti, anche se provvisti della massima determinazione, falliscono se non hanno supporto un metodo strutturato per gestire la loro produttività e finiscono poi inevitabilmente per disperdere tutte le loro energie. Ma prima di iniziare questo video, permettiti di darti il benvenuto qui su Metasinergie. Io sono Silvio e questo è il canale dove io mi racconto e dove spiego come raggiungere passo dopo passo il successo nella vita e nel lavoro, con l'obiettivo di diventare persone migliori ed ottimi professionisti, in grado di raggiungere il benessere che tutte le persone determinate e volenterose meritano. Il video che stai vedendo fa parte della playlist che ho dedicato alla produttività e al time management, una raccolta di strategie e metodi pratici che ti aiuteranno a gestire meglio il tuo tempo, aumentare la tua concentrazione e ridurre al minimo le distrazioni quotidiane. Qui troverai strumenti che io stesso applico ogni giorno per ottenere più risultati senza dover sacrificare la mia energia o il mio equilibrio personale. Se trovi questi contenuti di valore, mi farebbe piacere se tu mi aiutassi aggiungendo un like e condividendo il video con gli amici che secondo te potrebbero in qualche modo averne bisogno. Sai, YouTube è una piattaforma dall'altissimo potenziale, ma all'inizio ha bisogno del tuo aiuto per capire se i video pubblicati sono di valore e di interesse per il pubblico o meno. Ti ringrazio in anticipo se lo farai. Darai un valore al mio lavoro qui sul tubo che ad oggi drena gran parte del mio tempo libero. Ma ora torniamo all'argomento del video. Quante volte ti è capitato di iniziare un'attività senza poi riuscire a portarla a termine, oppure di dedicare tempo a compiti che in fondo non cambiavano davvero nulla nei tuoi risultati? All'inizio della propria carriera professionale è abbastanza comune che questo accada, perché spesso io credo che ci si ritrovi a voler dimostrare il proprio valore accettando qualsiasi attività o impegno venga proposto. È una fase in cui si impara, si sperimenta e si cerca di capire come muoversi. Ma con il passare degli anni dovrebbe diventare meno frequente cadere in questa trappola, perché si ha già più esperienza e consapevolezza di ciò che in qualche modo davvero conta. Ma se ti capita ancora di perderti tra compiti poco rilevanti o di faticare a mantenere la giusta concentrazione, non preoccuparti. Questo video ti sarà sicuramente di grande aiuto, perché ti mostrerò un metodo concreto e collaudato per ritrovare focus ed energia e rendere ogni giornata più produttiva. Questo metodo parte da una cosa tanto semplice quanto potente: ritagliarti ogni giorno 10 minuti per pianificare con chiarezza quello che farai nelle ore successive. Io preferisco farlo la sera, quando la giornata è ormai conclusa e ho la mente più libera per guardare le priorità dall'alto per il giorno dopo. In quei 10 minuti non mi limito a scrivere una lista infinita di compiti, perché so già che non funzionerebbe. Seleziono invece solo 3 attività principali che io chiamo attività gold. Di queste attività ne ho parlato in modo dettagliato in un mio precedente video. Ti lascio il link in descrizione, guardalo e fammi sapere cosa ne pensi. Sai, si tratta di quelle attività che, se portate a termine, ti avvicinano davvero ai tuoi obiettivi, non importa quanto grandi o piccoli essi siano. Quando ho iniziato ad utilizzare questa tecnica, all'inizio sbagliavo, perché sceglievo troppe cose, caricavo l'agenda e poi mi sentivo in colpa se non riuscivo a concluderle tutte. Oggi invece ho imparato a ridurre, a essere più realistico e a spezzare i compiti complessi in passi gestibili.
Questo mi ha dato subito più controllo, più motivazione e soprattutto risultati tangibili. La mattina, quando mi siedo alla scrivania, non devo più chiedermi da dove parto. So già qualche compito più importante da fare e ci metto tutta la mia energia per svolgerlo. E la differenza che in qualche modo noto è enorme. Meno tempo perso a improvvisare, meno stress e sicuramente meno distrazioni. È come avere in qualche modo una bussola che ti indica sempre la direzione giusta. Col tempo poi ho capito che questi 10 minuti non sono una perdita di tempo, ma un vero e proprio investimento. È come preparare il terreno prima di seminare. Se lo fai bene, tutto ciò che verrà dopo crescerà più forte. E ti assicuro che la tua produttività può triplicare, non perché lavori più ore o stringi i denti, ma perché impari a lavorare sulle cose giuste, nel modo giusto. E qui sta il punto. Come si scelgono le attività gold? La regola che seguo io è molto semplice. Mi chiedo quali siano quelle 3 azioni che, se completate, renderebbero la mia giornata lavorativa davvero un successo. Si tratta di quelle attività che spostano davvero l'ago della bilancia verso i propri obiettivi aziendali a medio e lungo termine. Può trattarsi di un'attività che so avrà un impatto sul mio team o sulla mia carriera, o di un compito importante richiesto dal mio responsabile, oppure di un progetto strategico che richiede concentrazione e che, se portato avanti, può generare un miglioramento concreto nei risultati. A volte invece può essere anche un'attività meno visibile agli occhi degli altri, ma decisiva per la mia crescita personale, come lo studio di una nuova competenza tecnica o la preparazione accurata di una presentazione che in qualche modo farà la differenza. L'importante è che siano sempre scelte consapevoli, con impatto reale e profittevole, e non semplici azioni riempitive che servono solo a farti sentire occupato. La vera sfida è imparare a distinguere tra ciò che è urgente e ciò che è davvero importante. Solo così potrai dire a fine giornata di aver investito bene il tuo tempo. E non lo dico soltanto io, negli ultimi anni diverse ricerche scientifiche hanno confermato con dati concreti quello che intuitivamente molti di noi hanno già sperimentato in qualche modo sulla propria pelle. Un esempio interessante arriva da uno studio pubblicato sull'Harvard Business Review, che ha analizzato le abitudini di centinaia di professionisti in diversi settori. Il risultato, secondo me, è stato sorprendente, ma allo stesso tempo logico. Chi pianifica in anticipo le attività critiche della propria giornata riesce non solo a migliorare significativamente la propria produttività, ma anche a ridurre in maniera drastica i livelli di stress percepito. Questo avviene perché il nostro cervello funziona in modo molto simile ad una batteria. Ha una quantità limitata di energia decisionale a disposizione ogni giorno. Se la consumiamo nelle prime ore del mattino per decidere cosa fare, da dove iniziare o come reagire agli imprevisti, ci troviamo presto scarichi e meno lucidi per affrontare le sfide davvero importanti. Questo ci fa capire che pianificare invece significa dare al cervello una direzione chiara già dall'inizio, e quando la mente sa esattamente dove andare, consuma meno risorse, riduce il rumore interno e riesce a mantenere alta la concentrazione su ciò che conta davvero. È un po' come partire per un viaggio con una mappa già tracciata. Non ti perdi a ogni incrocio chiedendoti quale strada prendere, ma segui un percorso che ti porta dritto alla meta. Questo non solo accelera il raggiungimento dei risultati, ma rende l'intero cammino più sereno e sostenibile. Ed è proprio questa combinazione, più efficienza e meno stress, che fa la differenza nel lungo periodo, permettendoci di lavorare meglio, di pensare in modo più creativo e di mantenere un equilibrio più sano tra vita professionale e vita personale. Ecco perché ti invito a provare questo metodo già da stasera. Prenditi 10 minuti, carta e penna, e scegli le tue 3 attività gold per domani. Non lasciarle solo su un foglio, però. Se usi Outlook con qualsiasi software di pianificazione, inseriscile direttamente nel calendario. Dalle un nome preciso, assegnale un colore che li distingua, magari di giallo come faccio io. Definisci una durata chiara e collocale a distanza di tempo l'una dall'altra, in modo da avere anche in qualche modo un momento di respiro. Ti accorgerai che quando quelle attività compaiono davanti ai tuoi occhi come appuntamenti non negoziabili, la tua mente le percepisce come priorità vere, non come semplici voci di una lista.
Quando vedrai la differenza, capirai che quel piccolo gesto può cambiare radicalmente il tuo modo di lavorare e di vivere le tue giornate lavorative. Vedi, la produttività efficiente non è magia, è solo organizzazione. Non è in qualche modo talento innato, no? Assolutamente no, è disciplina. E soprattutto non è questione di avere più tempo, quello non c'entra nulla, ma di imparare a usarlo sicuramente meglio. Lo ripeto, non serve lavorare di più, serve lavorare meglio. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Voglio lasciarti come di consueto con una frase che mi ha colpito molto, che sintetizza perfettamente tutto questo discorso. È di Peter Drucker, uno dei più grandi esperti di management che esistano, che dice: non c'è nulla di così inutile come fare con grande efficienza ciò che non andrebbe fatto affatto. Ed è vero, eh? Non conta quanto sei veloce o determinato se ti stai muovendo nella direzione sbagliata. Ecco perché questo metodo di 10 minuti non solo è un esercizio di organizzazione, ma un vero e proprio cambio di prospettiva. Ti insegna, a mio avviso, a dare valore al tuo tempo e a investire le tue energie dove contano davvero. Quindi, se vuoi essere realmente più produttivo, prova a dedicare più tempo ogni sera alla pianificazione delle tue giornate. All'inizio ti sembrerà quasi di perderlo il tempo e forse ci impiegherai più tempo del previsto a scegliere le tue attività gold, ma vedrai presto che i risultati arriveranno e allora capirai che quei 10 minuti sono in realtà l'investimento migliore che puoi fare su te stesso.